As you can probably tell from my accent and from my grammar, I'm not a native English speaker. Sono diventata fluente in inglese guardando molti programmi TV in inglese e facendo molti esercizi da sola. I miei professori facevano pietà, vorrei dire di peggio, ma poi ho paura che YouTube mi blackmail, come si dice? Mi ghosti, no, ma che si dice? Mi oscuri questo video, che non lo faccia, che me lo blocchi in un certo senso, che non faccia fare review delle reach. Ma letteralmente, se voi mi doveste chiedere quali sono stati i tuoi professori peggiori, sempre quelli inglesi. E forse questo è materiale per un altro video, ma ho persino litigato con la mia professoressa di inglese del liceo, tant'è che ho persino chiamato i miei genitori a scuola per poterci parlare. Non sono mai andata a scuole di inglese, non ho mai avuto un tutor in inglese, semplicemente ero una bambina molto sola e passavo tanto tempo davanti alla TV e la TV la guardavo anche in inglese. E dato che molto spesso mi sento dire ma capisco perfettamente quello che stai dicendo, però non riesco a parlare come te. Oggi vi spiegherò perché riuscite a capire ma non riuscite a parlare così fluentemente l'inglese. E vi spiegherò anche come risolvere questo problema. Per chi è nuovo qui, io parlo 5 lingue: inglese, italiano, francese, spagnolo e cinese. E non lo dico per vantarmi, anzi non sono un chissà che di genio, mi ha sempre fatto schifo imparare le lingue, cioè il pensiero di mettermi lì su un libretto a imparare le paroline, la grammatica, ha sempre fatto schifo, in italiano come in inglese, come in francese, come in cinese, sempre. Lo dico principalmente per farvi capire che probabilmente siamo più simili di quanto crediate. Sono estremamente pigra e non ho assolutamente voglia di imparare lingue. Molte persone imparano l'inglese a scuola e tutti quanti possiamo concordare che il livello di insegnamento di inglese nelle scuole italiane non è il massimo, almeno non lo è mai stato nel mio caso e non ho mai sentito nessuno dirmi "Ah, fantastico! Il mio professore di inglese era assurdo!" Magari sì, era simpatico, bravo, o almeno le volte in cui l'ho sentito dire erano casi estremamente eccezionali. Nonostante passiamo tantissime ore a imparare questa lingua, fin dalle elementari probabilmente, comunque non siamo in grado di esprimerci. Sì, molto spesso siamo bravi a capire quello che ci viene detto, a leggere quello che viene scritto, ma parlarlo è tutto un altro discorso. Questo definisce un palese problema nell'educazione linguistica delle nostre scuole. Attualmente le scuole si basano molto sull'apprendimento ad input, quindi ascoltare e leggere. Ma la maggior parte delle ricerche dimostra come l'apprendimento a output, quindi lo scrivere, il esprimersi, il parlare, il comunicare, è molto più efficace. Il rapporto ideale tra input e output dovrebbe essere 3:7, ovvero ogni 3 esercizi di input dovremmo effettuare 7 esercizi di output, quindi 3 letture e 7 conversazioni, per capirci. Ma la maggior parte delle persone fa l'esatto contrario, non per una mancanza loro, ma proprio per un problema all'interno dell'idea dell'istruzione linguistica. Una delle tecniche più facili da poter fare per poter apprendere con la modalità output è il richiamo attivo. Consiste nel porsi delle domande e cercare delle risposte. Ovviamente anche io quando ero piccola, appunto come ho detto, guardavo molti programmi televisivi in inglese e quello ovviamente era un tipo di apprendimento basato sull'input. Questo non vuol dire che guardare contenuti su YouTube o video vari in inglese non siano utili, semplicemente non possono rappresentare la maggior parte delle attività che fate per apprendere l'inglese. Una cosa che potete fare per rendere questo apprendimento basato sull'input, ovvero sui contenuti vari e sui video, in apprendimento basato sull'output, è riassumere quello che avete visto, che sia scriverlo o raccontarlo a un amico, vero o immaginario che sia. Se non avete amici, guardate i miei ultimi 2 video sulle amicizie. Online è pieno di community nelle quali puoi partecipare anche gratuitamente e non solo sono relative semplicemente all'apprendimento delle lingue, che ancora una volta è noioso, ma possono anche riguardare qualsiasi altro topic che a te può interessare, che sia l'arte, che sia la fotografia, che sia un videogioco. E entrando a far parte di queste community, partecipando nelle conversazioni per messaggio, puoi anche tranquillamente chiedere dei feedback sul tuo inglese. Non penso di aver mai visto nessuno alterato perché qualcuno stava chiedendo aiuto in inglese. E adesso l'argomento più ostile. Sicuramente starai pensando sì, ma Giulia, ma poi dopo se faccio degli errori le persone pensano che io sia stupido e poi dopo faccio una figura dell'idiota e poi nessuno mi vorrà bene e poi dopo mia madre mi abbandonerà e poi dopo il mondo esploderà e poi un meteorite ucciderà tutti quanti. La paura di fare errori può sicuramente ostacolare il tuo apprendimento ed è normale.
È però essenziale costruire della fiducia in se stessi e non essere perfezionisti. Come dicevo all'inizio, quando ero piccola, sì, guardavo tantissima TV, ma allo stesso tempo non me ne fregava assolutamente nulla di fare figure di parlando una lingua sconosciuta. Ero già abbastanza brava alle elementari con l'inglese, proprio per il fatto che quando facevamo lezioni in inglese io, cacciara, mi mettevo a parlare in inglese e I want to take this and put it here, yes, yes. Non me ne fregava assolutamente niente. Sarà stato per il fatto che probabilmente ero già bullizzata, quindi più bullizzata di così non potevo essere, però... Inoltre in quinta elementare è arrivata una ragazza dall'America ed è rimasta in classe con noi per un anno. Questa poranima di ragazza non parlava una parola di italiano e si è ritrovata all'interno di una classe di persone non molto inclusive e in quel momento mi sono sentita di starle accanto. A parte il fatto che era estremamente simpatica e quindi volevo capire cosa stesse dicendo, volevo partecipare nelle conversazioni e non so perché, ma ho dei flashback di momenti al suo compleanno in questo parco giochi in cui mia madre e sua madre rimangono scandalizzate da come io e questa ragazzina comunicavamo. Io l'inglese lo sapevo come una bambina può sapere l'inglese all'elementare, cioè appunto I wanna to take this and here, this. E la maggior parte delle volte io e questa ragazza, Julie, comunicavamo a gesti, davvero italiana le ho insegnato la lingua dei gesti, comunicavamo a gesti e cercavamo di farci capire in qualsiasi modo. E quindi ho questo ricordo impresso di me che le dico ho bisogno, ciotola, ciotola. E mi ricordo sua madre che è arrivata da me a dirmi Giulia mi fai piegare, cioè no, ma evitiamo questa parte che sembra un po' che me la stia flexando. Mi ricordo con estrema gioia e anche soddisfazione il fatto di essermela cavata in una situazione in cui la lingua era effettivamente un ostacolo. Tutto questo per dire che probabilmente, ok, non sono un genio della lingua, però una cosa ho e che spero con tutto il mio cuore passi anche a voi: non me ne frega assolutamente niente di rendermi ridicola. Molto spesso secondo me ci limitiamo dall'idea di oh mio Dio, e se poi dopo mi vedono pensano che io sia... E questo ci porta a non migliorare noi stessi, a non migliorare il nostro inglese, a non migliorare sul lavoro, a non aprire mai quel canale YouTube, a non fare mai quel reel su Instagram. Reel su Instagram forse è un po' da boomer. A non fare mai quel TikTok. E questo è un vero peccato. È fondamentale capire che gli errori fanno parte dell'apprendimento. Un fattore importante nell'apprendimento è anche il divertimento. Ovvero, se ti stai divertendo nel fare qualcosa, non ti rendi nemmeno conto che stai letteralmente imparando qualcosa. Hai presente Dora l'esploratrice? Ecco, quello è un esempio perfetto. Ok, per bambini che probabilmente hanno problemi, però ti permette di imparare nuove cose divertendoti. Dovresti riuscire a portare questo concetto di divertimento in qualsiasi tipo di apprendimento che fai. Ok, è impossibile ovviamente pensare di divertirsi studiando diritto civile, ok? Però per quanto riguarda l'inglese è un po' più semplice. Come dicevo prima, ci sono molte community che riguardano tantissimi topic, tra questi anche i videogiochi. Uno dei modi in cui io ho imparato di più l'inglese è sicuramente attraverso videogiochi. Mi ricordo che giocavo a The Sims, non ancora tradotto, e grazie a quello ho imparato tantissime parole, tantissimi modi di dire. Ok, ho anche imparato cosa volesse dire woohoo, forse a una troppo tenera età, però... Infine, una delle cose che mi ha aiutato di più in assoluto ad imparare una lingua è stato il caso del francese, del cinese e anche dell'inglese. Rendere la lingua, l'uso di quella specifica lingua, una necessità. Ovvero, ho abitato per 2 anni in Francia e il primo anno l'ho passato interamente con internazionali, quindi parlavamo inglese tranquillamente. Il secondo anno mi sono ritrovata in una casa con altri 5 ragazzi e nessuno di loro aveva voglia e piacere di parlare in inglese con me. Quindi le conversazioni a cena, a tavola erano puramente in francese e io mi ritrovavo a questo tavolo con 5 persone che cercavano di parlarmi in francese e io che dopo 8 ore di lavoro cercavo in qualsiasi modo di capire quello che stessero dicendo. Infatti molto spesso mi dicevano che non partecipavano alle conversazioni ma va, non capisco quello che state dicendo, e questo mi ha costretta in un certo senso a dover imparare la lingua. Adesso non sto dicendo che anche voi dobbiate andare a vivere in una casa con 5 francesi che decidono di parlare francese tutto il tempo, tutto il giorno, cominciano anche ad insultarti perché non stai pulendo i piatti quando non sai nemmeno che era il tuo turno per pulire i piatti perché te l'hanno detto in francese, quindi come straminchia.
Potresti comunque però spingerti a guardare quel video, seppur tradotto in italiano, in inglese. Potresti entrare a far parte di quella gilda, in quel videogioco, anche se è puramente in inglese, ti costringerà a parlare in inglese. Potresti entrare nella videochiamata di quel Discord, anche se sai che la conversazione sarà in inglese solamente. E se stai cercando una community con la quale parlare in inglese e non farti assolutamente problemi sul tuo livello di inglese, ti lascio qui sotto il link al mio server di Discord, dove appunto puoi trovare tante persone che stanno studiando, lavorando e che molto spesso non sono madrelingua inglese. L'idea è: portati fuori dalla comfort zone. Ok, è facile parlare la tua madrelingua, ma se effettivamente vuoi un vero e proprio sviluppo, devi metterti in situazioni di non comfort, ed è da lì che effettivamente poi cresci, impari e sviluppi la tua lingua. E questo è essenzialmente quello che mi ha portato a sviluppare così il mio inglese. Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemelo nei commenti e ricordatevi di fare più output che input. Ciao!